Le energie della nuova Terra maggio 2012. I consigli di luce e la manifestazione della nuova Terra multidimensionale. L'Arcangelo Michele attraverso Celia Fen. Amata famiglia di luce, in questo momento ci dà grande gioia poter comunicare di nuovo con voi sui cambiamenti e le trasformazioni che stanno avvenendo sulla vostra bella ed amata Terra. Infatti state vedendo molti cambiamenti sulla Terra ed alcuni sembrano essere difficili e disagevoli, ma vi chiediamo di comprendere e festeggiare perché tutto si sta svolgendo secondo il piano divino per la nuova Terra. Mentre vi avvicinate al portale di luce del 2012 e vi allineate con il centro galattico, entrate pienamente nelle energie multidimensionali della nuova Terra e stanno emergendo le nuove strutture che guideranno la Terra nel suo prossimo ciclo di evoluzione. A partire dal 2013, la Terra sarà guidato nel suo viaggio attraverso il tempo e lo spazio da due organismi di esseri risvegliati ed ascesi che formeranno il Consiglio degli Anziani della Nuova Terra ed il Consiglio dei Custodi della Terra della Nuova Terra. A questo punto, la Terra sarà pienamente riconosciuta come la stella blu, o stella d'acqua blu come è realmente, e la compagna della stella di fuoco Solaris. Questi cambiamenti vi porteranno ad una nuova percezione del mondo e del vostro ruolo nel sistema solare e nella galassia. Quindi, in questo momento, queste due nuove strutture, il Consiglio degli Anziani ed il Consiglio dei Custodi della Terra, sono in via di formazione ed alcune persone vengono addestrate per assumere le loro nuove responsabilità come cittadini della stella d'acqua blu e co-creatori con gli esseri di luce nei consigli solari e galattici, che stanno guidando la formazione della galassia della Rosa d'Oro ed il suo futuro ruolo nell'evoluzione cosmica della coscienza divina attraverso l'amore e la compassione. Il Consiglio degli Anziani. Questo organismo sarà composto da anziani saggi, che sono invitati ad aderire al Consiglio in virtù della loro età, sapienza ed esperienza sul pianeta Terra. Questi ultimi saranno chiamati dallo Spirito e lavoreranno sui piani interiori con il Consiglio dei Custodi della Terra ed i Consigli superiori. Il loro ruolo e la loro funzione saranno paragonabili a quelli di una commissione di consulenti e la loro saggezza e conoscenza saranno molto apprezzate. Saranno scelti tra tutti i popoli della Terra, non solo tra le razze indigene, anche se i popoli indigeni avranno più esperienza nell'onorare la saggezza degli anziani. Amata famiglia di luce, ci sono molti fra voi che sono anziani della luce, di solito hanno più di 60 anni, che hanno sentito la chiamata ad onorare se stessi come anziani, come nonne e nonni, ed hanno sentito la chiamata a servire la terra in questo modo. Voi siete quelli che illuminano la strada da percorrere con la vostra saggezza, esperienza ed i vostri molti anni di servizio alla terra, la sua ascensione e trasformazione ed il suo nuovo percorso in avanti. Qui nei regni superiori siamo pronti a lavorare con voi ed onorare il vostro percorso nella nuova terra. Il Consiglio dei Custodi della Terra. Amati, la responsabilità principale per la futura evoluzione della stella Terra spetta a coloro che saranno chiamati a far parte del Consiglio dei Custodi della Terra. In un primo momento non saprete chi sono, anche se essi lo sapranno nei loro cuori ed anime. I loro angeli e sé superiori sussurreranno loro del percorso che devono percorrere per onorare la Terra ed il suo futuro. Questi ultimi saranno esseri pienamente risvegliati, pieni di amore, compassione e saggezza. Alcuni saranno coraggiosi e molto agguerriti, altri saranno educatori e guaritori. Alcuni saranno guerrieri spirituali, che si prendono cura del pianeta, alcuni saranno insegnanti e guide per molti mentre si trasformano ed ascendono. Amata famiglia, ancora oggi, molti di voi stanno sentendo la chiamata a far parte di questi consigli o di lavorare con loro e li rappresentano in qualche modo. Coloro che sono membri del consiglio, o che vengono scelti per rappresentare i consigli come ambasciatori di luce, si stanno assumendo la grande responsabilità di guidare la Terra dopo il transito del portale del 2012, quando la nuova Terra diventerà un membro a pieno titolo dei consigli di luce solari e galattici. Essi rappresenteranno la Terra nelle sessioni del Grande Consiglio dove i corsi futuri del sistema Solaris e della galassia della Rosa d'Oro verranno discussi e decisi in allineamento con la volontà divina e con l'intelligenza creativa divina,
che guida l'evoluzione cosmica. Amati, questo sarà davvero un grande onore e ci sono molti di voi che hanno passato le proprie vite in preparazione per questo momento. Il Consiglio Solare di Solaris. L'essere ed il corpo di luce, che chiamate Sole, è ora noto come Solaris ed è qui che il Consiglio Solare è situato all'interno del Grande Consiglio Solare. Questo è il luogo in cui i rappresentanti di tutti i pianeti e corpi di luce all'interno del Sistema Solare si riuniscono per determinare il loro percorso all'interno del Sistema Galattico. Quelli di voi che lavorano con il Consiglio degli Anziani ed i Consigli dei Custodi della Terra avranno inoltre l'opportunità di lavorare con i membri del Consiglio Solare di Solaris come rappresentanti onorati della nuova Terra. Amati, qui avrete veramente bisogno delle vostre competenze e capacità come esseri di luce multidimensionali in forma umana. Sarete portati ad incontrare il Consiglio Solare, sia come singoli o in gruppo Merkaba come delegazioni in seno al Consiglio, come sta già avvenendo in alcune parti della vostra terra, dove le persone sono pronte per tale lavoro. Gli esseri solari e angeli solari sono pronti ad accogliere questa riconnessione e ad onorare quelli di voi che intraprenderanno il lavoro di assicurare il collegamento con il Consiglio Solare. In tempi futuri prenderete familiarità con gli ambasciatori di questo Consiglio mentre lavorano con voi. Arriverete a capire più chiaramente come i diversi organismi del Sistema Solare si collegano alla Terra e come lavorano con la stella Terra per determinare le energie del Sistema Solaris. Il Consiglio Galattico. Amati, al livello successivo, molti di voi andranno anche a lavorare con il Consiglio Galattico nella grande Camera di Consiglio Centrale Galattica. Qui gli ambasciatori e le delegazioni provenienti da tutti i sistemi stellari nella galassia della Rosa d'Oro si incontrano per determinare il loro corso ed il corso della galassia nel viaggio infinito della manifestazione cosmica. Quelli di voi che si sentono chiamati a questo lavoro saranno formati come parte del Consiglio dei Custodi della Terra e faranno esperienza nel Consiglio di Solaris prima di lavorare con il Consiglio Galattico e gli esseri di luce, che lavorano nel Consiglio Galattico. Già, ci sono individui e gruppi delegazioni in Merkaba, che visitano la sala del Consiglio, e che rappresentano l'emergente Terra multidimensionale in questo Consiglio. Amata famiglia di luce, a questo livello, la nuova Terra sarà completamente in linea con gli impulsi cosmici dell'intelligenza creativa divina e dell'amore e si unirà con la galassia nel determinare le frequenze di luce, amore e compassione, che saranno incorporate mentre la galassia si muove in avanti nel suo viaggio nel tempo e nello spazio. Questi sono sviluppi davvero emozionanti per la Terra. Così tanti di voi si sono sentiti scollegati con gli sviluppi politici ed economici sulla Terra, desiderosi di un cambiamento positivo. Con questi nuovi collegamenti la Terra si allineerà con le frequenze creative del nuovo ciclo del tempo ed il futuro di abbondanza e pace inizierà a manifestarsi attraverso gli sforzi del Consiglio dei Custodi della Terra e del Consiglio degli Anziani. I vostri governi e le autorità cominceranno a sentire la guida dei consigli che determineranno il corso futuro della Terra attraverso la loro capacità di connettersi con i grandi consigli di luce e di dirigere ed incanalare l'energia creativa in modo che la volontà divina si manifesti sulla Terra in base alle scelte ed ai desideri del popolo della nuova Terra. Questo sarà un processo graduale con il minimo disturbo per la vita delle persone sulla Terra e saranno necessari da 5 a 10 anni per manifestarsi pienamente. Entro il 2017 sentirete i grandi cambiamenti sulla Terra per quanto riguarda l'evoluzione e lo sviluppo ed entro il 2022 il Consiglio dei Custodi della Terra ed il Consiglio degli Anziani determineranno pienamente il percorso della Terra secondo la volontà divina e l'intelligenza creativa divina. Amata famiglia di luce, molti dei bambini indaco della prima onda del 1970 saranno leader nella prossima fase della vostra evoluzione, insieme con gli anziani di luce. Sono nati per questo cambiamento e sanno dentro di loro cosa li aspetta. Molti di voi avranno anche avuto la sensazione nel corso dell'ultimo anno di aver completato una fase del lavoro, di aver raggiunto il proprio scopo, e che è giunto il tempo di passare a qualcosa di nuovo, anche se non sanno ancora di cosa si tratta.
Per molti di voi sarà il collegamento con i consigli di luce e lavorare con loro per creare le nuove strutture di luce per la nuova Terra. Energie di maggio e giugno 2012. Mentre la Terra si prepara per questi profondi ed emozionanti cambiamenti, ci saranno anche alcuni allineamenti energetici a maggio e giugno, che aiuteranno la Terra a preparare il grande allineamento e la connessione, che si sta verificando quest'anno. Il 20 maggio ci sarà un'eclissi solare anulare, in cui i codici di luce solare per la connessione con il consiglio di luce di Solaris saranno trasmessi alla Terra, consentendo a molti di risvegliare i loro collegamenti con il Sole Solaris e il loro ruolo nell'evoluzione e sviluppo della Terra all'interno della galassia e del Sistema Solare. Questa eclissi solare sarà al momento della Luna nuova in Gemelli, di fronte al centro galattico in Sagittario. La combinazione Gemelli/Sagittario evidenzia sempre la connessione spirituale con le energie galattiche cosmiche e l'unificazione delle polarità nell'unità, che è il tema del grande cambiamento in questo momento. Poi, il 4 giugno ci sarà un'eclissi parziale lunare con la luna piena in Sagittario vicino al centro galattico. A questo punto, i codici di luce per la connessione al Consiglio Galattico saranno trasmessi alla Terra e risveglieranno coloro il cui lavoro è quello di collegarsi con questo Consiglio e di lavorare con esso attraverso il Consiglio dei Custodi della Terra. Poi, il 6 giugno sperimenterete il transito di Venere, o il secondo transito di Venere che si collega con il primo transito del 2004. A questo punto, il Consiglio Solare su Solaris lavorerà per trasmettere i codici di luce venusiani di bellezza ed armonia nelle griglie del cuore della nuova Terra per consentire un pieno risveglio ed espressione dell'energia dell'amore in coloro che si sono risvegliati ed il cui cuore è aperto a ricevere questa energia. Amati, in questo momento diventerete messaggeri ed ambasciatori dell'amore, della compassione e delle frequenze della nuova Terra. In questo momento anche i regni angelici ed i maestri ascesi della luce lavoreranno con voi, soprattutto i maestri delfini e gli angeli lavoreranno per sintonizzare l'armonica della frequenza della Terra al percorso vibrazionale superiore, che sarà necessario mentre la Terra si sposta verso il portale 2012 e poi al suo destino come parte dei consigli solari e galattici di luce. Vi chiediamo di onorare questo momento nelle vostre meditazioni e cerimonie, perché sarà ricordato nei tempi futuri come il momento in cui la Terra è stata completamente riconnessa alla sua eredità cosmica e al suo destino. Tradotto da Michela per Stazione Celeste.